Ciao a tutti ragazzi, oggi con noi abbiamo il nuovo Rolex Submariner 126-610 LN Date. Abbiamo già esaminato in passato in maniera approfondita la configurazione 124-060, quindi no date, e quindi andiamo a vedere subito in primis un po' la nuova funzionalità che è stata integrata su questa configurazione. Facciamo un cambio data per verificare un po' la tolleranza di cambio. Su Rolex il cambio data è istantaneo, quindi dobbiamo soltanto verificare, ecco qui abbiamo a meno 1, tolleranze ottimali vanno da meno 3 a più 3. Questa potrebbe essere anche variabile perché va da meno 1 allo 0, quindi la posizione attuale della lancetta. Usciamo fuori dalla zona di cambio e andando ad operare sulla funzione verifichiamo anche lo scatto data, che ha un precarico, si può dire aggiuntivo, perché il cambio è praticamente immediato. Ecco, non c'è nessun tipo di effetto di trascinamento sul cambio data rapido. Chiudiamo la corona, vi ricordo Triplock 300 metri, sono specifiche invariate su questo orologio, ma le differenze che si evidenziano sono nelle spallette, nelle anse. Sulla vecchia referenza 116-610 superavamo i 3 mm, qui è stata sfinata per favorire anche poi, vedete, la rastremazione del bracciale, un bracciale che misura su questa configurazione, andiamo a vederlo, eccolo qui, abbiamo 20.3, quindi superiamo i 20 mm perché quota parte della dimensione è stata erosa alle anse, quindi favorendo anche l'effetto di rastremazione non solo sul bracciale ma anche sulla carrura. Rimane invariato il sistema dell'inserto ghiera, che ovviamente siamo abituati a sentire con precisione su Rolex, eccolo qui, e poi sulla parte, ecco, mi soffermo sulla parte inferiore perché non abbiamo lo step, perlomeno è quasi assente, lo step che si presentava una volta fra l'ansa e il finale sulle versioni 116-610 LN o comunque LV Hulk. Potevate vedere un piccolo step molto più accentuato rispetto a quello che vi sto mostrando in questo momento fra il finale e l'ansa. Altre cose particolari, beh, si presenta la solita configurazione che vi mostro nella parte inferiore, da sempre Heritage di Rolex, e ampliando il bracciale, ecco, viene ampliato anche la larghezza della cassetta, che rimane tradizionalmente quella che Rolex equipaggia con sistema Glide Lock, molto efficace per la variazione della lunghezza, non andando a installare alcuna maglia. Sulla deployante dimensionamento sempre ottimo, non sono presenti praticamente dei giochi, ecco, guardate. Non ci sono giochi su questo bracciale, giusto il minimo per consentire all'organo di collegamento di attraversare i lobi della cerniera della bascula di chiusura che vedete, elemento molto rappresentativo di Rolex e che è stato anche preso in considerazione da altre case per andare un po' a replicare questo tipo di design, non replicando però la parte funzionale. Sulla chiusura, beh, lo vediamo, non c'è alcun problema, questa rimane la finitura dell'orologio. Finiture che sono nel tempo cambiate rispetto a precedenti esemplari, parliamo di 16610. Su 16610 vi ricordo, avevamo una parte, ecco, io mi metto in questa posizione qui, anzi vi faccio un piccolo zoom. Su questa zona dell'ansa, sull'estremità, avevamo il bisello che quindi dava una parte lucida in contrasto con le satinature oblique che incontravano poi quelle longitudinali del bracciale. Qui in questo caso invece l'orientamento delle satinature è unico, è cambiato anche lo stile di satinatura anche rispetto al 116-610 LN, ho notato lo step, ve l'ho detto, ma non soltanto sulla parte esterna ma anche sulla parte interna dell'orologio, nel vano calibro, perché una volta Rolex rifiniva anche la parte interna del debarring, che era un effetto della foratura
dell'utensile per creare il foro del canotto. Ecco, tutti gli spigoli di quella foratura erano arrotondati, cosa che invece oggi, insomma, passando anche il dito verso nell'interno del vano del calibro, non capita, perché si può anche andare a toccare vivamente lo spigolo che è creato da questo tipo di lavorazione. Ovviamente è rifinito, ma non, ripeto, come su 16610. Questa è la forma, ecco, il profilo laterale, e poi la dimensione ve l'ho detta. Il lag to lag rimane sempre lo stesso, tengo a precisare che siamo a 40.6, quindi non è un 41 mm come si dice anche per come standard. Ecco, andiamo a indossarlo. Io vi ricordo, il mio polso è un polso da 17 e mezzo. Questa è la resa del nuovo Submariner al polso, eccolo qua, ed è molto spaziosa, tra virgolette, anche occupa tutta la parte interna inferiore del polso, la lunghezza della cassetta, che nel tempo Rolex ovviamente ha allungato anche rispetto alle altre referenze come 16610. Ma una cosa del calibro, qui noi montiamo, Rolex installa il 3235, calibro che è stato installato per la prima volta sul Sea Dweller 43 mm nel 2017, 70 ore di autonomia, non andando a penalizzare la frequenza, un ottimo lavoro, redesign del bariletto, alleggerimento dello scappamento per performare ancora meglio su questo orologio. La massa oscillante è questa volta con un cuscinetto a sfera, che però vi assicuro non crea nessun tipo di rumore. Questa è un'ottima cosa, perché alcune volte il cuscinetto della massa oscillante un po' troppo rumoroso, dico io, urla un pochettino, come per esempio capita su Panerai. Ma ci sono stati dei piccoli problemi adolescenziali su questo calibro, perché performava con dei livelli di amplitudine un po' bassi, alcune volte potevano anche sospendere il loro funzionamento. Sul cambio data si verificava forse un'eccessiva forza sullo scatto proprio del disco data, cose che sono poi state anche ovviamente corrette da Rolex. Ma adesso andiamo a vedere un attimino come performa quindi questo calibro. Ecco, prima però di andare volevo farvi vedere una cosa. Ecco, questa è la luminosità che questo orologio ci offre. Quindi ottimo, Chromalight, è un Chromalight, ovviamente si dice che sia stato leggermente variato, questo lo vedremo poi anche in futuro, ma adesso andiamo a vedere sul cronocomparatore. Dunque, eccolo qui il cronocomparatore, i valori sono sui 277-280 gradi, considerate che l'orologio non è proprio carico, però stabilità ottima, disturbo zero. Qui la specifica parla chiaro e canta anche, come potete sentire. Andiamo a variare un pochettino la posizione per vedere quale effetto sortisce poi sul grafico. Assodiamo uno 0, 0 più 2, vedete non c'è nessun tipo di stimolo grafico che possa andare, eccoci, abbiamo cambiato, siamo in una terza posizione. Meno 5 il disturbo. Beh, graficamente, noi dobbiamo guardare graficamente la resa, quindi la resa è sempre la medesima, minimo anche la dissipazione. Ed eccoci tornati. L'ultima cosa che volevo vedere con voi è anche il peso di questo orologio. Insomma, sembrerebbe che le dimensioni siano incrementate leggermente. Andiamo a vedere se registriamo anche un incremento di peso. Sono 160 grammi netti, però 160 grammi netti, considerate che dobbiamo rimuovere 3, 2, 5, dobbiamo rimuovere circa una maglia per il mio polso da 17,5. Bene ragazzi, ditemi cosa ne pensate di questo fantastico orologio, i commenti sono a vostra disposizione, noi ci vediamo nella prossima puntata, mettete ancora mi piace, attivate la campanella delle notifiche e a presto, ciao a tutti.